Dömer Minaro Herrar, bentrovati. Abbiamo visto tutti cosa è successo in questi ultimi giorni in Libano e almeno fino ad oggi noi non sappiamo esattamente ancora quale sia la verità dietro l'esplosione. Oggi però vorrei parlarvi di un momento molto particolare della storia tormentata del Libano, cioè la guerra del 1982, durante la quale il paese diventò terreno di scontro tra Israele da una parte e militanti palestinesi e siriani dall'altra, per non parlare poi anche di gruppi sciiti libanesi come Hezbollah. Il conflitto è stato uno dei tre momenti chiave della storia del paese nel Novecento, assieme alla guerra civile che è scoppiata precedentemente nel 75 e successivamente al conflitto con Hezbollah, che si è poi rinfiammato dal 2006 in avanti. Molti telegiornali oggi stanno parlando dell'esplosione di Beirut, dando per scontata la storia recente del Libano, una cosa che in realtà potrebbe solo generare confusione. Vediamo quindi di capire meglio insieme le dinamiche di quanto è successo nell'82, che alla fine dei conti è l'anno cardine che ha definito il presente contemporaneo del paese. Il 6 giugno 1982 Israele lanciò una massiccia invasione di terra nel sud del Libano sotto il nome di Operazione Pace in Galilea. Una mobilitazione mai vista in precedenza e che vide realizzarsi il più grande sbarco anfibio della storia moderna di Israele. L'azione fu vista da molti commentatori arabi come una mossa senza giustificazioni. A differenza delle guerre precedenti, la sopravvivenza dello Stato israeliano, stando ai loro commenti, non era stata minacciata dall'esterno. Per Israele, invece, si trattò semplicemente di un gioco d'anticipo. Entrare in Libano significava intervenire nella guerra civile che da anni stava dilaniando il paese e di conseguenza intromettersi nei giochi di potere che la Siria voleva esercitare sul Libano, attenuando così la pressione degli attentati di matrice terroristica nelle zone settentrionali di Israele. Gli anni della prosperità economica, dell'efficiente modernizzazione e dello sviluppo finanziario che l'ex presidente Shihab era riuscito a dare al paese a cavallo tra gli anni 50 e 60 erano ormai solo un vago ricordo. Il Libano non era più quella Svizzera del Medio Oriente alla quale molti partner europei avevano guardato con rispetto, ma solo un ammasso di confusione e caos. Questo Israele lo sapeva bene e sapeva che per realizzare poi un'invasione del paese c'era bisogno di un casus belli valido. Alla fine degli anni 70 l'intelligence israeliana si adoperò a tal fine, conducendo, in forma anonima, una serie di attentati con macchine cariche di esplosivi indirizzate verso obiettivi civili palestinesi e libanesi. Lo stesso generale israeliano Agmon avrebbe poi confermato l'intento di Tel Aviv di gettare il paese nel caos, soprattutto tra palestinesi e libanesi, così da generare una profonda insicurezza nella popolazione locale verso la minaccia palestinese e dall'altra anche fornire la giustificazione a Israele per invadere il Libano e far passare il tutto come un atto di prevenzione e liberazione. L'allora consigliere del Ministero della Difesa israeliano, Yitzhak Rabin, rivelò in Parlamento che gli attacchi di matrice terroristica compiuti dai palestinesi in Libano contro Israele negli ultimi mesi precedenti al conflitto furono ingigantiti volutamente al fine di validare una scusante a livello internazionale. Delle centinaia di attacchi di cui si erano diffuse vaghe notizie, solo 2 furono confermati da Rabin. Nel complesso comunque le premesse per l'invasione c'erano. L'intervento consistette in un esercito di circa 80.000 truppe israeliane, all'epoca la metà dell'organico disponibile. Con un programma deliberatamente vago, il partito israeliano nazionalista Likud, all'epoca in carica, dopo una settimana di combattimenti, espose al pubblico i 4 principali obiettivi di guerra in Libano. Con l'operazione Israele esplicitò l'intenzione, prima di tutto, di annientare la presenza in Libano dell'OLP, vale a dire l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, aumentando così la sicurezza dei territori settentrionali. Etichettata dal governo di Tel Aviv come strumento di guerra nelle mani degli stati arabi e da essi finanziata, l'OLP comprendeva una pluralità di voci e ideologie, oltre che di interessi politici. Prodotto di una tradizione di oltre 50 anni di pragmatismo arabo volto a celebrare una politica senza compromessi e negoziazioni con Israele, l'OLP, dopo la sanguinosa repressione ad opera di Re Hussein di Giordania, fu scacciata
lanciata da questo paese, confluendo in un Libano politicamente debole e creando de facto un paese nel paese, dotato di armi, un sistema legale e giudiziario proprio, confini controllati, una stazione radio e un'economia separata dal governo libanese alla guida di Suleiman Frangé. Ad aggiungersi a questo primo obiettivo c'era poi quello di rimuovere le forze siriane e di conseguenza la loro influenza dal Libano, così da facilitare la formazione di un nuovo governo libanese, idealmente sotto la guida dei cristiani maroniti, cioè la comunità religiosa maggioritaria nel paese, che aveva da tempo dimostrato una certa affinità con la visione politica di Israele, e dulcis in fundo c'era l'intenzione di formalizzare un trattato di pace con il nuovo governo libanese, quello appunto filo-israeliano, che avrebbe agito da scudo contro eventuali attacchi dell'OLP. Conseguire questi obiettivi implicava inevitabilmente il conflitto con l'esercito siriano di stanza in Libano, che nel 1976 era entrato nel sud del paese con l'intento di supportare i miliziani sciiti che durante la prima guerra civile libanese del 75 avevano iniziato a perdere terreno contro i maroniti. La Siria, pur temendo un'invasione israeliana, non lasciò il paese, anzi. Il presidente Hafez al-Assad, padre dell'attuale Bashar al-Assad, si appellò all'esercito affinché respingesse l'invasione di quello stato che lui aveva etichettato con il termine dispregiativo di entità sionista. Ciononostante, la Siria non rientrava nei piani di Tel Aviv. Un'eventuale guerra con Damasco, stando ai resoconti ufficiali, era da posticipare il più tardi possibile, o comunque solo dopo l'ottenimento dei primi obiettivi principali contro l'OLP. A velocizzare l'entrata in guerra furono le notizie provenienti dal Mossad, secondo cui nelle settimane precedenti i palestinesi avevano ricevuto un'insolita quantità di munizioni, armi e missili dalla Libia, l'Unione Sovietica e la Siria. Uscita da una snervante guerra d'attrito con l'Egitto e con le altre realtà arabe circostanti per tutto il corso degli anni 70, Israele sfruttò prima le incursioni armate nel nord del suo territorio e successivamente nel giugno del 1982 il tentativo di assassinio del suo ambasciatore Shlomo Argov, per dare così al via al conflitto con un consenso popolare praticamente schiacciante. Per Israele le attività dell'OLP nel nord del paese rappresentavano una minaccia concreta alla propria integrità nazionale, e ciò bastava come giustificazione. Nelle fasi iniziali, pur affrontando una resistenza ostinata che aveva deliberatamente scelto come base operativa le strutture civili nel sud del paese come ospedali e luoghi di culto, le forze di difesa israeliane, note con il termine IDF, spazzarono via nell'arco di pochi giorni le basi territoriali dei palestinesi militanti, distruggendo sistematicamente le infrastrutture che l'OLP aveva impiegato più di un decennio a costruire. Con questo iniziale successo gli israeliani si attestarono sulle sponde del fiume Avali, a circa 40 km a nord del confine tra i due paesi. Ufficialmente la politica bellica adottata dal primo ministro israeliano Menachem Begin era chiara: a meno che i siriani non ci attacchino, noi non muoveremo contro di loro. Puntando in direzione nord, attraverso la valle del Bekaa e il distretto dello Shuf, l'esercito israeliano passò nei territori sotto sorveglianza delle truppe siriane. Conseguenza di ciò fu il fatto che, per abbattere le basi terroristiche dell'OLP in quest'area, Israele entrò in contrasto con gli uomini di Assad. Il 10 giugno 1982 le forze armate israeliane, con il supporto del Mossad, i servizi segreti, colpirono le truppe di terra siriane presenti nel Libano orientale, in un attacco sia aereo che terrestre che causò in poche ore la ritirata delle truppe di Assad. Il giorno successivo, l'11 giugno, Israele e Siria concordarono un cessate il fuoco generale, e a quel punto i soldati israeliani rivolsero le loro attenzioni in direzione di Beirut, il quartiere generale delle operazioni dell'OLP in Libano, convergendo alle porte della città insieme alle milizie maronite dopo appena 2 giorni. Secondo molti israeliani la tregua con la Siria fu un errore, in quanto un accordo di pace con il governo libanese sarebbe stato impossibile senza prima annullare la presenza siriana sul territorio. Circondata Beirut, l'allora ministro della difesa Ariel Sharon dichiarò al Knesset, il Parlamento nazionale, quanto bisognava fare in Libano è stato fatto. Un'affermazione che avrebbe avuto un certo parallelismo con la famosa missione compiuta celebrata dal presidente George W. Bush in relazione alla guerra in Iraq circa 2 decenni più avanti. Visto il rapido successo, il governo israeliano si sentì nella posizione di dettare i termini della fine della guerra, ma a poco la situazione cominciò a prendere una piega inaspettata. Gli scontri con i combattenti dell'OLP continuarono sorprendentemente senza tregua, soprattutto lungo la strada Beirut-Damasco,
Damasco, nei pressi della città di Tiro e lungo il fiume Litani. Israele cercò di garantirsi una serie di cessate il fuoco con i vari leader dell'OLP, tregue che al massimo si conclusero nel giro di poche ore. Circondate e pressate, 2300 truppe siriane e più di 10.000 combattenti palestinesi si trincerarono pertanto nel settore ovest della capitale libanese, senza però essere intenzionati ad andarsene volontariamente. Dal canto suo, il comando israeliano non si dimostrò intenzionato ad utilizzare le truppe appiedate per sgombrare i quartieri ovest di Beirut. Si aspettava invece, o forse sperava, che gli alleati maroniti si assumessero la responsabilità di questo compito. Il dilemma per gli israeliani cominciava così sempre di più a manifestarsi all'orizzonte. Se non fossero riusciti a scacciare i membri dell'OLP dalla città, l'ago della bilancia del conflitto sarebbe andato senza alcun dubbio a favore della resistenza palestinese. La decisione di adoperare diplomazia, intelligence e l'uso massiccio di artiglieria e attacchi terra-aria fu una chiara dimostrazione degli sforzi israeliani di sovvertire a proprio favore la situazione di stallo. Gli invasori bombardarono la città dall'esterno, focalizzandosi sul tentativo di colpire con attacchi aerei i dirigenti palestinesi più in vista, tra cui lo stesso Yasser Arafat e il suo collaboratore Abu Jihad. Dopo 2 mesi di guerra psicologica e di negoziazioni fallimentari, con innumerevoli edifici libanesi e palestinesi rasi al suolo dai bombardamenti a tappeto ordinati dal ministro Sharon, il 10 agosto dell'82 si raggiunse a un accordo di tregua, con cui più di 10.000 combattenti palestinesi furono evacuati sotto la supervisione di truppe americane, francesi, italiane e britanniche. Con il disperdersi di gran parte dei membri dell'OLP nei paesi circostanti, le forze israeliane occuparono la parte ovest di Beirut. La caduta della capitale libanese segnò la conclusione formale dell'operazione avviata 2 mesi prima. Dal punto di vista dell'OLP, l'evento segnò la fine della guerra e del periodo di presenza militare e politica palestinese in Libano, periodo che era iniziato a partire dalla guerra dei 6 giorni nel 67, mentre dal punto di vista dei siriani invece la guerra, scatenata da Israele, da loro definita invasione, non ebbe mai una vera e propria conclusione, andando a confluire invece in una nuova fase inaspettata. Dopo il 1982, seppur non direttamente ma attraverso lo scudo e l'intermediazione di organizzazioni libanesi prevalentemente sciite come Amal ed Hezbollah, il governo siriano di Hafez al-Assad avrebbe inoltre continuato a giocare un ruolo fondamentale nel fomentare le tensioni contro Israele e i contingenti internazionali in Libano. Benché gli obiettivi militari, vale a dire la distruzione delle infrastrutture terroristiche dei palestinesi e possibilmente la distruzione dell'esercito siriano, fossero fattibili, nei fatti concreti il traguardo a cui aveva aspirato la leadership israeliana si era rivelato solo un proposito azzardato e soprattutto irrealizzabile, al punto da spingere molti analisti a considerare l'esito della guerra sì come una vittoria de facto per gli israeliani, ma solo su base puramente superficiale. Il fallimento strategico dell'operazione sarebbe stato evidente fin da subito nei 32 mesi successivi, durante i quali le truppe israeliane passarono in Libano un periodo di tempo superfluo e più lungo del necessario, impantanati in quella che fu definita la palude libanese, che ancora era sotto stretta influenza siriana e a contempo iraniana. Riempiendo il vuoto di potere che nel sud l'OLP aveva lasciato, membri della popolazione sciita finirono in massa nell'organizzazione paramilitare Hezbollah, così da ingrossare le fila e accrescere poi il suo potere e la sua popolarità. Le guerriglie e gli assalti condotti ai soldati israeliani e ai miliziani dell'esercito libanese del sud da parte di Hezbollah erano un segno evidente di un fatto ancora più palese. La pace stipulata dopo l'assedio di Beirut fu senz'altro la conclusione dell'operazione pace in Galilea, ma decisamente non fu la fine del conflitto su più larga scala. Il finire dell'estate dell'82 fu poi, dal punto di vista di Tel Aviv, un giro di boa per la politica israeliana in Libano. All'epoca le truppe maronite libanesi, note anche con il termine di falangisti, erano state un alleato chiave per Israele per quanto riguardava la gestione dell'avanzata e dei combattimenti sul territorio. Braccio politico del cristianesimo tradizionalista e del nazionalismo libanese, i falangisti, con il loro motto Dio, nazione e famiglia, rimasero una carta fondamentale per Israele anche nelle fasi finali. Fu esattamente il 23 agosto, conclusosi l'assedio a Beirut, che i libanesi elessero come loro nuovo presidente Bashir Gemayel, il cui padre era stato il fondatore del Kataeb, cioè le falangi libanesi. La nomina di Gemayel, sostenuta dall'intervento sottobanco del Mossad, sembrò l'inizio di un cambiamento nella politica libanese, la possibilità, vista dagli osservatori esterni, di allentare la presa siriana
sulle sorti del paese e di avviare un processo di normalizzazione al suo interno, un ritorno ai gloriosi anni 50 e 60. Tuttavia, ancora una volta, le aspettative non ressero il confronto con la realtà. Assassinato da sicari libanesi nel settembre dello stesso anno, presumibilmente poi anche con il consenso silente di Assad in Siria, Bashir divenne l'emblema del risentimento delle falangi libanesi. Temendo un collasso dell'ordine pubblico nella capitale libanese, gli israeliani occuparono con l'esercito, una seconda volta, le zone occidentali di Beirut, allo scopo di rimuovere più di 2000 miliziani dell'OLP che erano ancora rimasti nei quartieri cittadini nonostante l'obbligo di espulsione a fine assedio. Le falangi libanesi, credendo che i colpevoli dell'assassinio si nascondessero ancora nei campi profughi di Sabra e Shatila, poco fuori la città e destinati ai palestinesi, chiesero di entrare al loro interno. Per l'occasione, tra il 16 e il 18 settembre, Israele delegò il compito di sgombrare i due campi alla milizia maronita che, nonostante le esplicite istruzioni di evitare un inutile spargimento di sangue durante le operazioni, uccise indiscriminatamente da un minimo di 400 a un massimo di 3000 profughi palestinesi e sciiti, tutti principalmente civili, con l'evidente motivazione di vendicarsi dell'assassinio di Bashir. Israele fu accusato di essersi limitato a circondare i campi profughi e a girarsi dall'altra parte nel mentre che si consumava l'eccidio in quei 2 giorni di settembre. Alle morti sarebbe stata inoltre collegata la responsabilità e il coinvolgimento dell'amministrazione Reagan, la quale, stando ai resoconti dattilografati e trasmessi all'OLP dal primo ministro libanese Shafiq Wazan, aveva dato a fine agosto assicurazioni sul fatto che i campi profughi sarebbero stati tutelati dalla protezione dell'esercito americano. In una nota del 18 agosto indirizzata al Ministero degli Esteri libanese, gli americani affermarono: ai palestinesi non combattenti che rispettano la legge e che rimangono a Beirut sarà consentita loro una vita in pace e sicurezza. Internamente l'opinione pubblica israeliana richiese un'inchiesta su quanto era avvenuto, cosa che accadde poi nel febbraio dell'83 con la nomina della commissione Khan. Stando al report stilato, ai falangisti dell'ex presidente Gemayel furono addossate le dirette responsabilità del massacro di civili palestinesi, mentre l'esercito israeliano fu considerato indirettamente responsabile, un fatto che generò non poche critiche circa l'onestà intellettuale della stessa commissione. Allo stesso Sharon fu accollata la responsabilità personale di non essere riuscito o non aver voluto prevenire il massacro e di non aver agito una volta che fosse venuto a conoscenza dei fatti. Malgrado questi drammatici eventi, Israele, sempre più coinvolto in guerriglie nel sud del paese tra militanti sciiti, in particolare i drusi, e i cristiani maroniti, continuò a inseguire il miraggio di un accordo con il governo legittimo libanese, con cui poter avviare il ritiro delle forze israeliane e la fine effettiva della guerra. L'elezione alla presidenza libanese del fratello maggiore di Bashir subito dopo l'attentato, Amin Gemayel, non fu per Israele uno sviluppo positivo. A differenza di suo fratello, Amin non aveva mai avuto stretti legami con Tel Aviv ed era ancora meno propenso a collaborare. Amin si adoperò immediatamente affinché Israele abbandonasse il paese. Soltanto nel gennaio 1985 le due parti riuscirono a trovare un accordo formale riconosciuto internazionalmente. In base all'accordo, Israele avrebbe espulso l'esercito dal confine libanese per rischierarlo sul confine nord del proprio territorio, il tutto in 3 fasi separate, al termine delle quali gli israeliani avrebbero dovuto mantenere una zona di sicurezza lungo il confine meridionale libanese e dare supporto alle operazioni delle milizie locali. Con l'entrata in scena di Hezbollah alla metà degli anni 80, tuttavia, in Libano si affacciò uno scenario del tutto imprevedibile che portò al deterioramento dei rapporti tra Israele e i gruppi sciiti nella regione, supportati economicamente e militarmente dall'Iran. Installando una zona cuscinetto, una buffer zone, nel nord del paese, Israele cercò anzitutto di proteggere i confini nazionali dagli attacchi del terrorismo di matrice sciita, come quelli di Hezbollah. Nel controllo di quella zona di sicurezza creata negli anni 80, Israele non ricevette poi alcun sostegno né da parte delle vecchie milizie cristiane libanesi, che nel frattempo avevano perso il potere nel paese, né tantomeno dagli stessi politici israeliani, per i quali il Libano era diventato un vero e proprio anatema. Alla fine, con una votazione in Parlamento sostenuta dal nuovo primo ministro Shimon Peres nel gennaio dell'85, l'IDF, l'esercito di Israele, si ritirò unilateralmente e con il sostegno dell'ONU da una zona di sicurezza ormai ingestibile e al collasso. Fu la fine della guerra. Sul finire degli anni 90 e sulla base di questo nuovo quadro politico, l'esercito israeliano si ritirò gradualmente
verso una nuova linea di confine, stavolta delineata dall'ONU e denominata Linea Blu, la quale sancì ufficialmente l'inizio di una nuova fase, di nuove tensioni che avrebbero portato nel 2006 allo scoppio della seconda guerra libanese. E con questo io ragazzi mi fermo, tornerò certamente sulla questione medio orientale in futuro, ma non potete immaginare quanti video ci vorrebbero per poter spiegare per bene ogni singolo pezzo di questo mosaico intricato e contorto. Spero comunque che il video vi sia piaciuto. Io per il resto vi ringrazio per l'attenzione e ringrazio anche tutti i miei mecenati su Patreon che con il loro supporto mi permettono di realizzare questi video. A presto, per Aspera ad Astra.